Ciao amici, ben ritrovati. Questa è una presina, ovviamente è una presina che è più decorativa per dare un tocco in più alla nostra casa, per arredarla nel periodo di Pasqua e farla primaverile, e possiamo realizzare queste presine e metterle qua là nella nostra cucina perché sono davvero decorative, molto allegre e festose. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la presina girasole con le api andiamo a fare prima i petali e andiamo a fare una catenella di 12 maglie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Ora dobbiamo andare a fare una maglia bassa, quindi facciamo una catenella e andiamo a fare una maglia bassa nella prima delle catenelle sottostanti. Poi andiamo a fare 3 mezze maglie nelle prossime 3. 1 2 e 3. Poi facciamo 4 maglie alte nelle prossime 4. 1 2 3 e 4. Poi facciamo di nuovo 3 mezze maglie nelle prossime 3. E una maglia bassa nell'ultima maglia. Giriamo poi la catenella dalla parte di sotto e andiamo a fare di nuovo una maglia bassa, 3 mezze maglie, 4 maglie alte nelle prossime 4, tre mezze maglie e una maglia bassa. Ora andiamo a fare un giro di maglie basse e saranno 24 maglie tutte intorno. Possiamo poi staccare il filo e dobbiamo realizzare 8 petali sulla parte di sopra della corolla e 8 petali sulla parte di sotto della corolla. In totale saranno 16 petali fatti tutti allo stesso modo. Per la corolla del girasole abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Ora facciamo una maglia a aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ora lavoriamo in costa dietro e facciamo ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie lavorate in costa dietro. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie lavorate normalmente. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ora lavoriamo ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie, le lavoriamo in costa dietro. Facciamo un altro giro di 42 maglie lavorate normalmente. Possiamo ora staccare il filo e lì dove avevamo lasciato le maglie in costa possiamo entrare e realizziamo 3 catenelle e una maglia bassa, 1 2 e 3. Entriamo nella prossima maglia e facciamo una maglia bassissima, anzi facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3, entriamo nella prossima maglia e facciamo una maglia bassissima, 1 2 e 3, entriamo nella prossima maglia e facciamo una maglia bassissima. Ripetiamo la sequenza
per tutto questo giro qui. Stessa cosa andiamo a fare per ogni giro che abbiamo lasciato in costa dietro. I petali di sopra li ho lavorati con l'uncinetto 2,5, mentre i petali di sotto, che sono leggermente più grandi, li vado a lavorare con l'uncinetto 3,5. Ho utilizzato lo stesso filato, solo che ho cambiato la misura dell'uncinetto, quindi i petali di sotto saranno leggermente più grandi. Andiamo a distribuire i nostri petali in questo modo. Andiamo a mettere i nostri 8 petali, uno a fianco all'altro, lasciando giusto un pochino di spazio tra uno e l'altro, e poi successivamente, prima andiamo a cucire questi e poi successivamente andremo a cucire gli altri tra uno e l'altro, in questo modo, tra un petalo di sopra andiamo a cucire l'altro più grande sotto, e con acqua e filo andiamo a bloccare prima questi e poi andremo a cucire gli altri. Io vado a cucire ogni petalo con il filo marrone, lo vado a cucire in questo modo e faccio il giro tutto intorno in modo da cucire tutti i petali. E ora tra un petalo e l'altro vado ad aggiungere questo sotto nella parte di dietro e vado a completare così tutto il giro, aggiungendo questi altri petali tra uno e l'altro. Dopo aver applicato tutti i petali al nostro girasole, andiamo a fare la parte di dietro. Con il filato verde andiamo a costruire la parte di dietro. Per la parte di dietro del nostro girasole facciamo un anello magico di 6 maglie con il filato verde. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. E possiamo staccare il filo e andiamo a cucire dietro. Stacchiamo il filo e magari andiamo a mettere anche un po' di vatta sintetica all'interno e andiamo a cucire tutto bene intorno, coprendo tutta la parte dei petali. Ho inserito un po' di vatta sintetica all'interno, ho fermato con gli spilli e ora maglia per maglia vado a cucire tutto bene dietro. E ora con il filato verde andiamo a realizzare 24 catenelle. Vado ad utilizzare anche per questo l'uncinetto più grande e vado a formare il cappietto per appendere poi la presina. Vado a fare una maglia bassa nella prima maglia, poi vado a fare 3 mezze maglie, poi vado a fare 4 maglie alte, tre mezze maglie, una maglia bassa, di nuovo una maglia bassa, 3 mezze maglie, quattro maglie alte, tre mezze maglie, e una maglia bassa. Vado a piegare poi il mio lavoro in questo modo, vado a cucire la base e questa sarà poi la foglia che fungerà anche da appendino. Piego la foglia in questo modo, vado a cucire l'estremità la vado a cucire bene al centro e poi vado a cucire al lato della presina o al centro, come preferite.
Andiamo a bloccare bene il filo. Possiamo poi staccare il filo dopo averlo cucito dietro, e questo sarà sia la foglia e sia l'appendino per appendere la nostra presina. Andiamo a sistemare bene i petali in questo modo. Se vogliamo realizzare anche l'ape, andiamo a fare un anello magico con il filato giallo di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Sostituiamo il filato giallo con il filato marrone scuro oppure con il nero e andiamo a fare un giro di 12 maglie utilizzando questo filato. Riprendiamo il filato giallo e andiamo a fare un altro giro di 12 maglie con il filato giallo. Riprendiamo il filato marrone e facciamo un giro di 12 maglie con il filato marrone. Stacchiamo il filato marrone e andiamo a fare per altri 2 giri di 12 maglie con il filato giallo. Riempiamo con l'ovatta sintetica e poi proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo poi staccare il filo e andremo a nascondere il filo all'interno del lavoro. Con il filo bianco realizziamo una catenella di 11 maglie e andiamo a lavorare in questo modo. Facciamo un'altra catenella per girare, lavoriamo una maglia bassa nella prima maglia, poi lavoriamo 4 maglie alte, poi lavoriamo una maglia bassissima e di nuovo lavoriamo 4 maglie alte, e una maglia bassa nell'ultima maglia, e possiamo staccare il filo. E queste saranno le ali della nostra ape. Ora con il filo andiamo a raggiungere la parte centrale delle ali e la andiamo a cucire al centro dell'ape. Con un po' di filo marrone andiamo a creare anche gli occhi, oppure potete riutilizzare quelli in plastica come preferite. E poi con acqua e filo andiamo a bloccare l'ape al girasole. Andiamo a sistemare bene i petali stendendoli per bene, applichiamo la nostra ape al centro e questa sarà la nostra presina terminata. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, un bacio! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.